Coltano è stato un campo di concentramento. In effetti non nacque in conseguenza della guerra. Coltano appartiene alla serie delle tenute reali e presidenziali e delle bonifiche dell'Opera Nazionale Combattenti, quindi una vastissima zona che fu utilizzata in piccola parte durante la guerra come campo di concentramento per prigionieri catturati dai militari italiani sul fronte bellico. Non va dimenticato, perché questa è una notizia molto importante, con la resa senza condizioni dell'8 settembre del 1943, gli americani sapevano quello che avevano fatto, lo imposero la resa al governo monarchico, avevano in Italia poco meno di 300.000 prigionieri militari alleati, 260-270.000 militari inglesi, americani, un po' di francesi e anche qualche russo. Il crollo improvviso del sistema dello Stato italiano, l'abbandono della guerra col trasferimento alla fuga, che fu una fuga organizzata col beneplacito dei tedeschi a Brindisi, lasciò libera tutta questa massa di gente che si organizzò automaticamente perché erano sempre militari, questi prigionieri italiani, in vari campi di concentramento. In uno di questi, ribaltatesi le cose alla fine della guerra, in quello nella zona di Coltano, che si trova a sud di Pisa, a una ventina di chilometri a sud di Pisa, furono reclusi militari italiani della Repubblica Sociale Italiana, fascisti in genere, gerarchetti, non gerarchetti, fascisti anche di basso rango, di basso ruolo, eccetera, e militari tedeschi, moltissimi italiani. Il numero esatto non è mai stato indicato, ma qualcuno lo ha quantificato tra i 32.000 e i 36.000 prigionieri. Durò più di un anno il campo di concentramento e ospitò moltissimi, tra gli italiani, moltissime persone che erano convinte in questa situazione allucinante, nel vero senso della parola, perché non era un campo di concentramento organizzato come potremmo immaginare, con baracche, con, che so io, una guardia, e c'era l'abbandono più completo per i prigionieri che venivano scaricati lì dentro e buttati a vivere all'addiaccio. Quindi totalmente abbandonati, venivano alimentati di tanto in tanto, non c'era un servizio come nei campi di concentramento, diciamo, regolari, ammesso che regolare sia un termine qualificativo, anche tenuti dai tedeschi, anche tenuti dagli altri. Era una zona di scarico nella quale veniva buttata dentro questa gente che riusciva a dormire qualche volta nelle baracche, qualche volta no, sorvegliatissimi da un sistema ferreo, durissimo, soprattutto di militari inglesi che in questo si avvalevano di indiani, si avvalevano di nepalesi, cioè di gente molto dura e severa. Ho già detto il numero, il quantitativo di persone, ci furono molti nomi noti, specialmente dello spettacolo, che albergarono a Coltano. Mi viene immediatamente in mente Ugo Tognazzi e anche Raimondo Vianello, ma anche Dario Fo, Walter Chiari. Walter Chiari sappiamo che aveva combattuto come aggregato italiano ma in divisa militare tedesca contro lo sbarco in Normandia in un sistema di artiglieria che ha cercato di contrastare lo sbarco nei giorni famosi del 6 giugno 1944. Comunque non furono solo truppa, ma anche, come ho spiegato, piccoli gerarchi o forse personaggi, insomma tutta la gente che veniva intercettata e che era in odore di fascismo veniva scaricata lì dentro. Non fu l'unico campo di concentramento. In Italia il numero esatto non lo so dire, ma posso dire per esempio che il numero progressivo può
dato il numero progressivo, ci sono stati in Italia oltre 400 campi di concentramento. Uno dei più famosi è la Certosa di Padula, dove furono anche lì 22.000 i prigionieri, dove morirono molte persone. A Padula, per esempio, furono ospitati alcuni dei nobili romani, per esempio il principe Ruspoli, Francesco Ruspoli, che era un famoso pilota, e anche il principe Vittorio Massimo, ma anche Achille Lauro, l'armatore, anche il principe Alessandro Tasca di Cutò, che fu persona legata a Pound ai famosi discorsi radio, perché era un funzionario delle emissioni in lingua inglese della radio italiana, e i discorsi radio emessi da Ezra Pound prima dell'inizio dell'entrata degli Stati Uniti in guerra e poi all'inizio della guerra. Coltano ha ospitato molti italiani che io ho conosciuto, e mi è stato raccontato da molti di loro che alcuni liberati riuscirono ad arrivare a casa, ma altri invece furono trasferiti in altri campi di concentramento. I campi di concentramento si sono estesi da Bolzano a Fossoli, per esempio, quello vicino Carpi, perché viene ricordato solo per la permanenza di alcuni ebrei, ma invece non viene ricordato assolutamente che come campo di concentramento durò fino al 1947 e ci furono imprigionati gli italiani, i tedeschi e i fascisti. Fino a Taranto, insomma, l'Italia fu disseminata di campi di concentramento di prigionieri, stavolta di coloro che avevano vinto la guerra, nei quali avevano recluso quelli che avevano perso la guerra. Apro una piccola parentesi di ordine storico: anche la vedova di Mussolini, Rachele, con i 2 figli, fu messa in campo di concentramento a Terni e a Farasabina, e ci rimasero diversi mesi. Poi furono trasferiti, sempre in detenzione, a Ischia, mi pare fino a tutto il 1946.